Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di vita. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche emotive per i primi 15-20 giorni di marzo. Vi ricordo che poi a metà mese pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre, sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente e il vostro segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che ho fatto che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche e emotive per la prima parte di marzo 2022. La voglia. Cari amici dell'Aquario, questa carta rappresenta la carta della forza. Quindi per qualcuno si tratta di prendere coraggio per iniziare un qualche tipo di attività, un qualche tipo di magari proprio relazione o un qualche tipo di progetto all'interno di questa relazione. O magari qualcuno si troverà, semplicemente, diciamo così, nella necessità di prendere, come si dice in gergo, il coraggio a 4 mani e di fare quello che è una scelta, okay? Andiamo a vedere nello specifico perché abbiamo la carta della voglia qua per voi, amici dell'Aquario. Ok, allora cominciamo subito con un 6 di coppe, bella carta. Il 6 di coppe fa riferimento a quello che è un qualche tipo di situazione o di pensiero o di emozione che potrebbe arrivare dal passato, ok? Parlo normalmente di quelli che sono i rapporti genuini, anche i rapporti platonici, ok? Abbiamo poi anche la sacerdotessa. La sacerdotessa è una carta che mi parla di quello che è una forte intuizione, mi parla di quello che è anche come vi posso dire, una capacità di scegliere, okay, proprio il è proprio quello che rappresenta il superamento dei dubbi, la carta della sacerdotessa. E sento che per certi versi questi dubbi si trasformeranno poi in quello che è la carta del mago, cioè nel dare una direzione al tipo di realtà che volete manifestare, okay, è come se ci fosse qualcuno che sta lavorando o probabilmente deve prendere coraggio, si sta facendo forza, sta organizzando in un certo senso quello che è, questo tipo di evoluzione all'interno della relazione o di questa situazione. Il 3 di denari, potrebbe parlare appunto di quello che è un progetto all'interno di questa situazione o relazione, ehm, oppure per qualcuno fa riferimento a quello che è una casa proprio in senso fisico, per cui mi parlano di ristrutturazione, quindi magari si tratta appunto di iniziare una ristrutturazione, Abbiamo poi il cavaliere di bastoni, il 9 di bastoni e il matto al contrario. Allora, con questo cavaliere di bastoni sento che dunque, se non avete nessuno potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita e se così fosse è una persona di tipo passionale, è una persona, carismatica, affascinante, okay, diversamente se non aveste nessuno in questo scusate, se aveste già qualcuno, in questo momento o comunque se diciamo ci fosse questa sorta di progetto, di ristrutturazione di cui si stava parlando, sento che con questo cavaliere di bastoni si prende quello che è un'azione, si prende una decisione. Ricordo che c'era la sacerdotessa che è proprio il superamento dei dubbi. Anche se sento che comunque lo andiamo a vedere poi dopo specificando le carte, però sento che con i 6 di coppe c'è un qualche tipo di può anche essere paura, o emozione o sensazione che ritorna comunque dal passato, okay, o magari fa riferimento al fatto che ci sia una persona che ritorni dal passato, potrebbe essere proprio questa. Il 9 di bastoni parla di quello che è una sorta di, ehm, come vi posso dire, tattica di sopravvivenza, ossia verso la fine della stesa le carte vi dicono: "Sii prudente, non ti buttare,
non essere impulsivo, visto che abbiamo comunque, il matto al contrario, okay. Ecco, sento che probabilmente questa carta è, qui per, diciamo così, aiutarvi a focalizzare il fatto che dovete comunque lavorare sul terzo chakra, sulla vostra forza di volontà, okay, cioè io voglio quello, vado dritto per quello e non mollo l'obiettivo fino a quando non l'ho raggiunto. Va bene, andiamo a vedere il 6 di coppe, grazie. Abbiamo un cavaliere di coppe al contrario, un wow, quanti cavalieri! E un cavaliere di spade al contrario. Allora, io credo che siano la stessa persona, fanno riferimento come a un atteggiamento di qualcuno che torna dal passato, okay, ma in realtà torna un po' con false promesse, vi dice cose o è tornato o tornata con false promesse, vi dice delle cose che sembrano, ehm, come posso dirvi, sembra quasi che vi debbano portare la luna, però poi in realtà stringi stringi non è così. Non sono, diciamo, non fanno niente in concreto quello che sento, okay, non c'è neanche quella determinazione, se davvero fosse una persona che ritorna, non se cioè sì, tante belle parole, però fatti pochi, fondamentalmente. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Se non avesse nessuno, se in questo momento foste single, sento che questo 6 di coppe potrebbe essere riferito a un qualche tipo di relazione che si è avuto nel passato. Magari c'è il ricordo di anche più di una persona, no, magari c'è la nostalgia di volere una persona di fianco. Allora, la sacerdotessa è spiegata da un 8 di coppe, scusate, un 8 di pentacoli e un re di bastoni. Voglio andare a vedere ancora il mago un attimo e poi wow, okay. Asso di bastoni, il fante di bastoni e ce l'avevate, no, dov'è? No, non ce l'avevate. E il 9 di coppe. Allora, quello che sento io è che fondamentalmente, la sacerdotessa come energia è un'energia solitaria, quindi per molti fa riferimento al fatto che siete singoli in questo momento, che siete centrati sul vostro lavoro, siete centrati, in quello che è il costruirvi, se vogliamo, anche un parla sia di lavoro fisico che di lavoro interiore, perché comunque la sacerdotessa fa sempre riferimento a quello che è l'intuizione. E poi abbiamo questo re di bastoni. Il re di bastoni potrebbe rappresentare magari quello che volete diventare voi, il vostro potere personale, okay, oppure potrebbe rappresentare una persona nuova che c'è nella vostra vita e che non rispecchia, diciamo, le 2 persone che ci sono nel passato. Sì, magari mi parlano di confronto, quindi sento che per qualcuno c'è un attimo questa sorta di momento così di introspezione, perché fondamentalmente si fanno dei confronti con le relazioni che si sono avute nel passato, ma forse non è tanto il caso di fare i confronti, perché ognuno comunque ha come vi posso dire, ha un proprio percorso di vita e una proprio unicità animica proprio. Allora, il mago è spiegato da un asso di, bastoni al contrario, da un fante di bastoni, da un 9 di coppe. Allora, quello che sento io, fondamentalmente, visto che le figure di bastoni le abbiamo tutte, è che si stia cercando di manifestare quello che è, un qualche tipo di inizio con questo asso di bastoni, un qualche tipo di incontro, un qualche tipo di azione, però, se mi posso permettere senza che vi offendiate, lo state facendo in modo un po' egoistico. Perché comunque il fante di bastoni parla sempre di quello che sono quelle attitudini un po', appunto, egoiste, e il 9 di coppe fa riferimento a quello che è il proprio appagamento personale, quindi, non lo so. Non so a quante persone possa risuonare, questa cosa, nel senso che per molti magari è proprio il fatto di cercare appunto di manifestare quello che è questa sorta di sogno, questa sorta di appagamento emotivo, però ecco, avendo l'asso di bastone al contrario, ripeto, è che, non si fanno mosse concrete, non c'è quello che è un reale movimento, un reale,
è come se qui foste lo steste pensando, ma ancora non steste facendo nulla di concreto. Andiamo a vedere il 3 di denari, per piacere, grazie. Allora, il 3 di denari è spiegato da un papa e dalla torre. Allora, per qualcuno sento, se prima parlavo di ristrutturazione della casa, qui, avendo anche questa torre, potrebbe far c'è sempre la casa di mezzo, mh? Però, vedendo il papa e la torre, sento che per qualcuno parla di quello che è la rottura di un contratto, una cosa di questo stile. Magari c'era la promessa di fare un lavoro in casa, e questa promessa è stata rotta. Nel senso che questa persona ha detto: "No, non ho più voglia, no, magari non ci sono i soldi", non lo so, c'è un qualche tipo di progetto che viene, diciamo così, un po' rotto. Ehm, Ragazzi, c'è il Papa, quindi per qualcuno mi parla di quello che è un matrimonio proprio, che crolla con la torre. O meglio, bisognerebbe farlo crollare. È come se ci fosse uno dei 2 all'interno di questa relazione che non si prende le proprie responsabilità. Se foste da soli, potreste essere voi che non vi prendete le responsabilità all'interno di una relazione. E con questo non voglio dire, cioè, la responsabilità è, anche, mh, nel dire: "Okay, mi è capitata questa persona tossica nella mia vita", ed essere responsabili del fatto che siamo stati noi a manifestare questo tipo di relazione attraverso le nostre credenze limitanti, i pensieri e le forme pensiero. Quindi essere consapevoli di quello che si pensa, per essere consapevoli che si sta creando un qualche tipo di realtà nel momento in cui si pensa e si parla. Andiamo a vedere, allora, il cavaliere di bastoni è spiegato da un cavaliere di pentacoli e dal diavolo al contrario. Io sento che, allora, questa è proprio forza di volontà. C'è bisogno di rompere per qualcuno una relazione o un'attitudine all'interno, un'abitudine se vogliamo, all'interno della relazione, perché qui abbiamo anche il fante di bastoni, okay, sento che per certi versi questo tipo di cavaliere o fante di bastoni che sia, questa persona comunque che potrebbe arrivare, potrebbe essere che vi dia veramente le cose con il contagocce, che vi dia le briciole, okay, e con il diavolo al contrario sento che c'è un qualche ecco perché le carte vi dicono di difendervi, perché c'è una qualche sorta di manipolazione. Quindi fate attenzione a quelle che sono le energie tossiche, ed è per quello che qui avete la sacerdotessa. Rimanete focalizzati, cercate di focalizzarvi su quello che è il vostro intuito, su quello che è la vostra percezione interiore. E difatti io qui poi ho un 3 di spade al contrario, un 9 di spade, cioè ragazzi, difendetevi. Difendetevi, imparate a conoscervi, conoscetevi dentro chi siete, in modo da non farvi smuovere da persone che vengono e vi dicono: "Tu sei così, tu sei cosà". No, voi sapete come siete, non avete bisogno che qualcuno vi metta altre idee in testa, okay, perché comunque il 9 di bastoni, e qui avete anche un altro 9 che è il 9 di spade e il 3 di spade, parla proprio di quello che è un duro colpo che si va a subire. Quindi parla di quello che è l'erigere delle barriere. Andiamo a vedere il matto al contrario, perché come vi dicevo prima il matto al guardate un'altra volta la forza. Il matto al contrario parla proprio di quello che è un fante di spade. Parla proprio di quello che è il non buttarsi, il non essere precipitosi nel fare una scelta, non essere precipitosi in quello che volete manifestare, okay? È come se qui ci fosse un qualche tipo di responsabilità che non viene assunta da uno di voi 2, e potrebbe essere sia il riferito a quello che magari il prendere una casa, il ristrutturare una casa, l'andare a convivere, lo sposarsi proprio a livello di contratto,
okay, o il creare un qualche tipo di progetto insieme. Potrebbe essere il lavoro perché abbiamo l'8 di pentacoli qui, non per tutti è così. Sento che per molti è più l'idea di avere una vita insieme, è l'idea di avere una sorta di appagamento, okay, fate attenzione a non farvi incastrare dalle illusioni. Okay, allora il matto ha la forza e il fante di spade al contrario. Di nuovo, c'è una qualche componente di controllo qui. Cercate di andare oltre, cercate di trovare la vostra forza interiore, lavorate su voi stessi. Vedo che comunque la sacerdotessa ce l'avete molto presente in questo momento. Sento che comunque è un qualche tipo di lavoro che state facendo. Cari amici dell'Acquario, andiamo a vedere il conscio e l'inconscio con i tarocchi di Osho, quindi quello che vedete e quello che non vedete. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale a me fa piacerissimo e potete iscrivervi, potete mettere un like al video, condividere o anche lasciare un commento. Wow, wow, queste sono troppe, no, una sola, dai, fiducia. La prima carta è fiducia, quindi guardate, un 3 di spade. Ce l'avevate già qua. Allora, sento che dovete imparare ad avere fiducia. Però di chi? Degli altri? No, di voi stessi, delle vostre intuizioni, okay? Abbiate fiducia nell'universo. Cercate di capire e sappiate che comunque tutte le prove che l'universo ci mette davanti è per farci crescere, okay? E purtroppo, si cresce attraverso la divisione, cioè io so quello imparo quello che mi piace scoprendo quello che non mi piace e quindi anche lì, si capisce che cosa come si vuole una relazione o cosa si vuole da una relazione nel momento in cui capisco quello che non voglio, quello che non mi piace, okay, vivo quel tipo di sensazione. Quindi quello che sento è, per certi versi di avere fiducia appunto in quello che è la cercare di ritrovare un pochettino quello che è l'entusiasmo, in quello che è la vita, perché comunque la vita non è solo una relazione, voi non siete quella relazione lì. Voi vivete una parte della vostra vita con quella relazione, perché poi l'altra parte della vostra vita è per voi stessi, per il lavoro, per gli amici, per quello che è. Però, non è tutto all'interno della relazione. Quello di cui non siete consapevoli è questo, è proprio questa zona della lettura, non vi state difendendo. Avete veramente sofferto così tanto o avete ancora tutta questa sofferenza dentro, che è il caso di lavorarla, dovete iniziare a fare come il 9 di spade, lasciarvi indietro questo tipi di pensieri, questi tipi di imparate a difendervi fondamentalmente, imparate a dire: "No, non ti permetto di trattarmi così, non ti permetto di dirmi così", okay? Non mi permetto di stare male ancora. Perché a un certo punto, guardate, fatelo come un gioco, però provate a farlo. La felicità è una scelta. Quindi alzatevi domani, adesso non so se dipende da quando state ascoltando la lettura, però e dite: "Io sono felice. Io merito di essere felice e sono felice." Perché la felicità comunque è una cosa interna, non va ricercata fuori. Va bene, allora adesso qui mi si sono girate le carte. Okay, voglio andare ancora a vedere un messaggio da parte di questi oracoli, vediamo che cosa hanno da consigliarvi. Wow, un sacco di wow! Anime gemelle. È rappresentata questa carta dal segno del Tao perché, difatti parla di complementarsi l'un l'altro, okay, unione, dualità, accoppiamento, zen e bilanciamento. Io questa cosa qui sì, è vero che parla di anime gemelle, ma, guardate, essendoci il diavolo al contrario ha un po' più di inflessione di anime karmiche. Se non aveste nessuno in questo momento, sento che qui parla di equilibrare proprio quello che è l'amore verso gli altri con l'amore verso se stessi. Cioè va bene darsi agli altri, ma quando prima sono riuscito a dare a me stessa, a me stesso, sono
pieno, sono, stabile, sono in equilibrio ed è quello che mi dice questa carta qua, e allora dopo sono pronto a dare agli altri, okay? Poi abbiamo seduzione, quindi mi parla di attrazione, di flirt, di appuntamenti, di ganci, di tentazioni, vi ricordo che avevate il diavolo, e di terze parti. Okay, quindi io qui in effetti ho un sacco di figure, se stiamo a guardare ho ben 3 cavalieri. 3 cavalieri e 2 fanti qua. E qui ho un cavaliere, quindi ci sono abbastanza figure. E poi tazzina di caffè o tazza di caffè. Parla di quello che è un incontro, un assaporare il momento, parla anche di quello che è un'amicizia, okay, quindi magari qui fa anche riferimento a qualche tipo di amicizia che magari ehm, con la quale magari appunto condividete del tempo in armonia, o potrebbe anche far riferimento al fatto che entri una persona solo così in amicizia e poi si sviluppi tutto quanto. Andiamo a vedere ancora un messaggio per voi, grazie. Allora, abbiamo fiamma blu. La fiamma blu si dice che, il colore dell'anima, okay, o comunque l'anima venga rappresentata con questa fiamma blu blu intenso è un blu molto più acceso di questo per farvi capire, proprio un blu, brillante, proprio un blu vediamo se c'è è proprio un blu così diciamo, no, però tendente a fosforescente. E si dice che, perché quel blu lì, quel tipo di frequenza, diciamo, vibratoria di quel colore è la frequenza della guarigione. È un colore che si usa per effettuare le terapie di guarigione. E quindi appunto si dice che l'anima, in quanto pura, abbia quel tipo di colore, sia rappresentata come una fiamma blu. E infatti dice: "Connetti con la tua fiamma blu che è la luce del puro amore dentro di te". Quindi rimanete focalizzati dentro di voi e ve la metto proprio qua vicino alla sacerdotessa. E poi abbiamo forza. Guardate, è la stessa carta. Caspita, è riuscita 3 volte, bellissimo. Sei stato guidato dal cosmo. Resta forte, abbi forza praticamente. Un risultato positivo è assicurato. Quindi rimanete focalizzati su voi stessi, okay? Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che ho per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio tanto per il tempo che avete trascorso qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.